Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, ben ritrovati, ben risentiti. Una nuova puntata di Una vita da lontano live ogni tanto in podcast praticamente sempre. Come ogni volta vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali YouTube e a tutti i nostri podcast e di cercarci su tutti i social possibili, immaginabili, cercando Una vita da lontano. E da questa settimana siamo anche su Patreon o Patreon, o insomma patrone, Patreon. Patreon, dite come lo volete voi, quindi cercate patreon.com/Una vita da lontano se volete acquistare il nostro merchandising presto e soprattutto se volete aiutare a finanziare l'ennesimo trasloco di Piero che avverrà nelle prossime settimane, quindi comunque Non, insomma non dire queste cose, per favore, non iniziamo a tirare situazioni che poi potrebbero rivelarsi disdicevoli. Ecco. ecco. Anche da parte mia, come un famoso cartone animato mai fatto negli anni '80, Ben e Sebastiella a tutti, per cui detta la corbelleria della Sì. situazione, io mi taccio e presento la sigla. Ciao a tutti, bentornati, ciao Piero, ciao Raffaele, diamo il benvenuto senza tema, senza fare introduzioni, il nostro ospite di questa settimana, Andrea Lazzari da Madrid, Spagna. Torniamo su un luogo del delitto, non abbiamo diciamo così introdotto il tema della puntata, ma il tema della puntata è... Ma hai detto mo senza tema? Sì, senza tema la presentazione, già mi hai fatto perdere un sacco di tempo. Allora, facciamo subito questa cosa. Ciao Andrea, benvenuto qui da noi. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, il tema di questa puntata, quindi poi spieghiamo perché abbiamo te in trasmissione. Il tema è Comites 2, il ritorno? No, il ballottaggio o il secondo turno, cioè essendo una cosa che si vota, ho pensato questo nella mia mente una settimana ci ho messo per pensare questa cosa. Andrea, tu sei impelagato nel Comites di Madrid, quello spagnolo. Questa è la seconda puntata in cui noi ci occuperemo un po' a tratti di questo argomento. Io ho capito di essere un po' di coccio, nel senso che non ho capito tutto precisamente di come funziona, a che serve, di chi ne fa parte, eccetera. Quindi ti chiederemo dopo di spiegarci un pochino di più, mentre ti chiederemo della tua esperienza. Per cui partiamo dall'inizio. Andrea, tu di dove sei? Allora, bene, piano piano affronteremo tutto. Io sono romano de Roma, come si suol dire, e da 15 anni qui a Madrid, in Spagna. E come potete vedere ti sei portato, diciamo così, una vista, anche se artificiale, della città, perché soprattutto per i romani, almeno conoscendone un po', è difficile è impossibile togliersi Roma da dentro. Puoi togliere il romano da Roma, ecco, ma non Roma da romano, insomma. Funziona anche per quelli adottivi, Ecco. Allora, come sei finito in Spagna? Questa è una domanda che io potevo fare in 100.000 modi diversi, però facciamole più veloci e dirette le cose. Hai scelto quello breve, una novità. Ecco qui gli amici che ti prendono in giro, siamo... allora, sì, come ci sei finito? Come è cominciata la tua avventura all'estero? Di sicuro non ci si sveglia la mattina e si dice io vorrei diventare un espatriato, immagino. No, nel mio caso, diciamo, non è stato proprio così. Avevo una compagna che poi è diventata una moglie spagnola e quindi, diciamo, un bel giorno, dopo la nascita della prima bambina, e lei dice: andiamo a vivere a Madrid perché si vive meglio che vivere in Italia. E io, che sono un po' avventuriero, ho detto: ho capito, però ho tutti i miei business e qui come facciamo? Non c'è problema, ci organizziamo. E quindi, diciamo, in un arco di tempo relativamente breve, fatte armi e bagagli,
caricato tutto su un furgone, imbarcato a Civitavecchia, sceso a Barcellona, 6 ore e si arriva a Madrid. E così comincia l'avventura. Per amore, potremmo dire per amore. Ed è cominciata 15 anni fa, quindi anche in tempi, diciamo così, meno facili per le comunicazioni, per l'organizzazione, per il trasporto delle cose. Adesso mandare un pacco a un espatriato è una questione abbastanza semplice. Prima, insomma, era un po' più complicato. Soprattutto spostare un'intera casa con un'intera famiglia non è una cosa semplice. E di cosa ti occupavi tu prima di partire dall'Italia? Io vengo dal mondo del turismo e potrei dire, diciamo, nel turismo ho avuto la grande fortuna di vivere a 360 gradi. Nel senso, io ho iniziato a 17 anni come fattorino, quando ancora esistevano i biglietti aerei, perché probabilmente adesso le persone è come il telefono che si girava, no? Con i buchi certo. E noi ce lo ricordiamo perché abbiamo i capelli bianchi. Ugualmente esistevano i biglietti aerei che tra l'altro quando li facevi ti sporcavi di rosso perché erano copiativi, e io andavo in Alitalia perché esisteva ancora l'Alitalia, pensate. Sì. Un'altra era. Andavo in Alitalia a prendere i biglietti, li portavo ai clienti e via di seguito. Poi diciamo il mio futuro socio, e devo ancora ringraziarlo, mi offrì la possibilità di entrare nell'agenzia viaggi, tour operator, e tantissimi viaggi a Londra, viaggi a New York, e poi diciamo per farla breve, ho avuto anche la possibilità di lavorare in catene alberghiere. Ho lavorato col gruppo Boscolo Hotel a Roma, e ho aperto Hard Rock Café a Roma, e un hotel in Sardegna dopo con un altro socio. Diciamo, tutto questo ovviamente si è svolto in vari anni perché ho i capelli bianchi, come diciamo prima. Però diciamo è estremamente bello anche perché il turismo alla fine è un qualcosa che ti rimane dentro, perché ti insegna veramente tanto, e forse diciamo da espatriato già ti prepara e ti aiuta a capire che alla fine siamo tutti quanti uguali. Magari abbiamo un colore di pelle differente o parliamo un'altra lingua, un'altra religione, però alla fine tutti quanti diciamo ci piace vivere la vita, e nel mio caso anche capire dall'esperienza degli altri. Quindi, diciamo, penso che il turismo mi ha preparato veramente, veramente tanto a capire meglio gli italiani, perché poi comunque l'italiano in viaggio è abbastanza particolare, il romano tremendo di più, esatto. L'avete detto voi. Però io, scusami se ti interrompo, ma io anche qui da londinese di adozione che poi è andato via, ho fatto fatica a non odiare i miei compatrioti e gli spagnoli. Poi torniamo all'argomento, casomai. Scusami l'interruzione, prosegui. Ci mancherebbe. E quindi diciamo il turismo mi è servito veramente, veramente tanto, e come dico io mi ha aperto la mente, e ho avuto la fortuna di cominciare a studiare l'inglese, e che comunque il comunicarsi è estremamente importante, ovviamente. E poi chiaramente arrivato qua in Spagna, diciamo, da buon italiano aggiungevo l'S alla finale, ok? Quindi diciamo l'inizio, il rapporto con la lingua è stato abbastanza semplice. Poi dopo capisci che per parlarlo bene serve un pochino di più. Però diciamo il turismo è stato e rimarrà il grande amore della mia vita. Ora una domanda seria, scusami Emiliano se ti interrompo. Hai detto che hai aperto l'Hard Rock Café a Roma, ti sono rimaste delle magliette da qualche parte? No, perché se vuoi te le vendiamo noi tranquillamente. Ma non solo, io ho tantissime pin, veramente le pin. Sì, una bellissima collezione. Devo dire che la mia esperienza dell'Hard Rock Café a Roma, io ero responsabile marketing ed eventi, è stato qualche cosa di... mi pagavano pure, eppure bene. Vabbè, quello è... Lavorare con gli americani è qualcosa di incredibile, perché lì proprio capisci come ognuno di noi ha un metro, una misura. Dalle ricette che arrivavano che ti dicevano, per esempio, c'era una con delle vongole
e di tagliarla in varie porzioni, perché la loro vongola ovviamente certo, è la nostra, e piuttosto che noi avevamo dei frigorifero A, frigorifero B, entrata, uscita, carne, pesce, avevamo un back office che praticamente era quasi più grande del ristorante, ascensore, cioè è tutto veramente, come suol dirsi, all'americana. E quindi diciamo questo qui è molto interessante capire questa mentalità. La loro vongola in Italia è catalogata come una barca di piccolo cabotaggio. Sì, esatto. Allora segniamoci un attimo sul nostro taccuino di non dimenticarci la fase itagnolo del passaggio tra l'Italia e la Spagna, che è una cosa che ci interessa e può essere sicuramente interessante per chi pensa di trasferirsi in futuro, però volevo continuare a soffermarmi un attimo su questo tuo lavoro nel turismo prima di espatriare, che è un modo di diciamo così conoscere e confrontarsi con altre culture senza lasciare il paese, ed è diverso dal viaggiare, perché comunque uno ha a che fare con gli stranieri nel loro momento, diciamo così, che può essere il meglio o anche il peggio, come abbiamo detto. Sicuramente noi italiani possiamo dare il nostro peggio quando siamo in vacanza dappertutto, in qualunque parte del mondo, però è un modo per avvicinarsi a altre culture e capire che non siamo soli e che il mondo non è sempre e solo in un certo modo. Questa scoperta sicuramente mentre la vivevi non ti è sembrata così importante, però poi a posteriori, dopo anni, ci avrai riflettuto e hai detto effettivamente diciamo che, come dire, poi sempre secondo me la cosa interessante è che poi uno rivive o ripensa a determinate cose in base alla situazione, ovvero io per esempio vedevo i miei colleghi agenti di viaggio, per esempio prima parlavamo di Londra, no? Cioè noi quando ci sbagliamo cerchiamo un po' la soluzione, siamo un po' forse a raffoni, però alla fine una soluzione la troviamo. L'inglese ti dice sorry che cosa? Cioè troviamo sorry, ho capito che abbiamo sbagliato, hai sbagliato, diciamo, però loro si fermano lì in molte occasioni, cioè non vanno proprio oltre. Invece noi, ecco, magari riprendendoci un po' anche con gli spagnoli, abbiamo un po' il cercare la soluzione, sì. Perché sbagliare, poi alla fine possiamo sbagliare tutti, però diciamo nel caso del turismo, che poi in molti casi lo sbaglio può essere anche abbastanza importante, perché magari ti scordi in un itinerario di riservare una camera d'albergo piuttosto che di riconfermare un volo, tu rovini quella settimana di vacanza che la persona aspetta da un anno. Quindi diciamo, quello che molti non capiscono è che la gente di viaggio ha delle responsabilità enormi, perché praticamente tu ti affidi a lui, e coloro che ancora lo fanno, e secondo me sono intelligenti, perché è vero che in internet si può fare tante cose, però diciamo l'agente di viaggio è quello che conosce il posto, certo. Quindi diciamo tu ti affidi a lui e quindi tutto deve filare liscio, esattamente come tu hai pensato. Poi il caso di forza maggiore c'è sempre, però diciamo, qui diciamo tu usi dei corrispondenti e il corrispondente nel caso di sorry è un po', diciamo, da fastidio. Questa è una cosa che in effetti ho visto vivendo fuori, che abbiamo il difetto a volte di pensare, come dicono gli inglesi, troppo out of the box, però lo facciamo facendolo spesso. In realtà quando poi si crea l'inconveniente, siamo anche quelli che così, scusami, non è che mi daresti una mano? Sì, te la do, fatelo, vieni qua, vieni da zio, vieni. Sì, diciamo, noi forse sappiamo che risolviamo troppo e quindi diciamo questo ci fa lavorare un po' meno organizzati. Vero. Però diciamo allo stesso tempo, come dire, difficilmente lasciamo da solo qualcuno. È vero. E quindi la domanda qui è: se la richiesta della tua signora fosse stata trasferiamoci a Londra, tu ci avresti pensato un pochino di più, probabilmente. Allora io adoro Londra, l'adoro veramente tanto, perché ci sono stato tanto, però a mente fredda, diciamo,
trovandomi adesso a Madrid, devo dire che Madrid è la città, credo la città migliore del mondo. In che senso? E sempre parlando da romano, Okay. perché comunque con 2 ore stai a casa o torni da mamma, diciamo così. E un clima molto molto buono, e mangiare bene o male si mangia abbastanza bene, o comunque trovi tutti i prodotti con una certa facilità che ti servono, perché diciamo negozi italiani e fornitori ce ne sono veramente tanti. E poi Madrid sta al centro della Spagna. Sì. Io ci ho messo un paio d'anni a capirlo questo. Cioè tu praticamente con 3-4 ore arrivi quasi dappertutto. Cosa diversa invece, perché la Spagna è un quadrato, quindi diciamo se tu ti vuoi spostare diciamo da Barcellona a Cadice, sono 8 ore di Sì. invece diciamo No, ti sbagli, non sono 8 ore. Da Barcellona a Malaga sono 8 ore. Vedi? Te lo posso assicurare, visto che lo fa. E devi anche pistare in Ecco, autostrada, soprattutto perché sono 8 se ore. non guidi come te. Quindi diciamo questa centralità di Madrid è molto interessante, e poi per chi ama viaggiare è un hub eccezionale. Sì. Giusto in questi giorni adesso hanno messo voli diretti su Washington, su Dallas, cioè veramente Madrid ti porta con abbastanza facilità ovunque, con voli diretti. E dai, assomiglia un po' a Peraltro, Roma, no? scusa. No, dicevo Scusami? come tipo di città magari assomiglia anche un po' a Roma, nel senso che tra capitali, mettiamola così, no? O no? Allora, io sono romano, però diciamo l'organizzazione che c'è a Madrid, a Roma te la scordi. Qui diciamo rifanno l'asfalto ogni estate, metropolitana, autobus, metro leggero, pattinette, come si chiama in italiano, pattino elettrico, hai 3-4 società di macchine col car sharing. La mobilità a Madrid è un qualcosa di eccezionale. Il traffico anche, c'è il traffico chiaramente nelle ore di punta, come in tutte le grandi metropoli, però diciamo tra virgolette è scorrevole, è un traffico che tu sai, ma sai anche quando arrivi. Raccordo anulare, tu entri lì, ti fai il segno della croce, dice forse arriverò. Allora pare che sul raccordo anulare ci siano dei figuranti, cioè pagati apposta per stare lì e creare traffico, quindi Sì, perché non è possibile che anche il 25 di dicembre ci sono le code, oppure che ne so, alle 3 di notte. Io adoro Roma ed forse è l'unico posto in Italia dove tornerei a vivere se volessi tornare in Italia durante la mia età lavorativa. Però io la scena del 24 dicembre, sentirmi il colpo di clacson alle spalle, girarmi e vedere una Smart sul marciapiede perché non ne faceva più e voleva andare a fare lo shopping di Natale e quindi stava superando tutti sulla Colombo direttamente sul marciapiede, io lo guardai e dissi no, io non mi sposto, cioè vai a passo d'uomo qui e lì, mi spiace, non ci devi stare. E per i nostri ascoltatori questo è il momento, sparare sulla Croce Rossa, un bersaglio facile. Roma è il suo caos di trasporti, di movimenti. Sul fatto, scusa, però sì, c'è anche da dire una cosa, che i conduttori di Smart sono uguali in tutto il mondo. Io penso che proprio è la Smart comunque il problema. Ispira un po' come la Golf, insomma. Diciamo che ce li fa riconoscere, a priori. Sì. E da questo passiamo a qualche domanda un po' più personale sull'esperienza dell'acclimatamento, diciamo così, dell'avvicinamento alla lingua, alla città, appunto metropoli su metropoli. Da Roma a Madrid sono 2 città molto grandi, diverse sicuramente, però sicuramente non è come andare a finire in un paesino di 3.000 anime sperduto in mezzo al niente, no? E quindi comunque ci saranno stati dei fattori sicuramente positivi che ti hanno aiutato nell'entrare in questa nuova dimensione. Ma sì, diciamo che Madrid, ripeto, è una città facile, comoda, sicura, che non è poco, e anche il rapporto con le istituzioni, tutto diciamo prenotazione online. Poi io parlo un po' della mia epoca di arrivo, quindi diciamo in 15 anni sono migliorate alcune cose e sono peggiorate altre, come succede.
Poi diciamo, nel mio caso, sinceramente, io ho avuto solo un grossissimo inconveniente, che sono arrivato praticamente quando anche i rumeni diciamo erano entrati nell'Unione Europea, e quindi sono arrivati anche loro in Spagna. Quindi tutti i documenti, io avevo fila enorme di romeni e c'era l'italiano lì. Nonostante tutto, diciamo, sono riuscito a fare tutto, però mi sono scontrato con questa realtà di integrazione che in alcuni casi è stata un po' pesante. Comunque, diciamo allora che Madrid, poi magari parliamo anche, diciamo, della mia situazione attuale, è una città che ti accoglie a braccia aperte, perché comunque la maggior parte dei madrilegni, ovvero degli abitanti di Madrid, non sono madrilegni. Tantissimi vengono da fuori, ma tanti. C'è molta presenza internazionale, non come a Barcellona, però diciamo ce n'è abbastanza, e quindi diciamo questo ti aiuta a farti sentire comodo. Poi la vera integrazione diciamo è un altro discorso, però a Madrid, se tu sei in un bar, puoi parlare con chiunque parla con te, proprio senza nessunissimo problema, uomini, donne, giovani, anziani. Diciamo, questo quindi ti fa sentire estremamente comodo. E poi, come un po' tutte le cose, diciamo, devi arrivare a capire la cultura, e questo secondo me è un po' la maturazione che ti viene con il tempo, perché comunque siamo differenti. C'è chi dice che siamo cugini, fratelli, io dico che siamo abbastanza differenti, e specialmente con il castigliano, diciamo, come dire, ti dà, però rimane un po', diciamo, non dico che arriva ai livelli di un parigino, però diciamo si fa notare che quando c'è un determinato argomento lui è castigliano, questo c'è da dirlo. Che poi quella è la ragione per cui Madrid è divenuta capitale, era proprio la centralità e il fatto che diveniva capitale del Regno di Spagna e non era più la capitale del Regno di Castiglia come anteriormente era Toledo, invece, che è lì vicino peraltro, per cui dava un po' di cambiamento rispetto alla precedente, ma al castigliano è rimasta, al castigliano è rimasta questa indole, come prendono un po' in giro alla fin dei conti anche i romani, dicendo che sono ancora gli abitanti della Caput Mundi in Italia. Più o meno puoi prendere in giro allo stesso modo i castigliani in Spagna, ecco. Quindi è giustissimo, perché poi diciamo loro comunque da conquistatori, perché comunque come i romani, diciamo, sono andati nel mondo, e quindi diciamo, questo spirito di conquistatore poi alla fine un po' ti rimane dentro, e poi diciamo il rapporto con l'italiano, anche noi diciamo prima, no? L'italiano bene o male esce fuori un po' da tutte le situazioni, e quindi certe volte li fai sentire quasi in difficoltà, e questo diciamo un po' gli dà fastidio. Vero. Quindi, ma quanto tempo ci hai messo a passare dall'itagnolo invece allo spagnolo? Quindi dall'italiano all'Armando de Razza, come dico io sempre, che dallo spagnolo, dicevo, da Armando de Razza, che è quello che parlo io quando vado in Spagna o negli Stati Uniti, perché delle volte è più semplice parlare con un messicano nel mio spagnolo che in inglese, quindi da quello spagnolo lì allo spagnolo, a uno spagnolo non so che messicano hai incontrato, ora la parte messicana di Mesi in albera e ti dichiara guerra. Non solo dal sopravvivere, diciamo così, a prendere un caffè o a ordinare qualcosa in un ristorante, invece al poter lavorare e avere una vita senza sentirsi sempre dire cosa, come hai detto? Senza sentirsi un ghiri. Ma diciamo che il caffè credo che è l'unica cosa che, per quanto è semplice, in realtà è la più difficile. Cioè tu sempre devi spiegare realmente che caffè vuoi, se no diciamo è acqua colorata a temperature, diciamo, di fusione, e il caffè espresso già non definisce. È più facile dire un italiano, e allora sì, perché se no diciamo la quantità in centilitri supera sempre qualsiasi quantità che noi umani possiamo immaginare. No, diciamo che allora se non hai
studiato, o che comunque se poi alla fine dipende molto in casa che cosa parli, l'itagnol rimane abbastanza. E diciamo, io sempre parlo italiano con le mie figlie, e questo assolutamente, anche quando siamo in presenza di persone che teoricamente non capiscono l'italiano, anche se i bambini secondo me capiscono tutte quante le lingue, perché capiscono, diciamo, l'espressione, e non si formalizzano, ecco, alla barriera della lingua. E gli adulti pure poi gli diverte, che comunque io sempre parlo italiano, perché diciamo una delle grandi difficoltà che io vedo nei bambini e i genitori di altre lingue all'estero è che si pensa di integrarsi parlando la lingua, e quindi si perde la propria o ci si vergogna, e questo non è la cosa più sbagliata, che comunque, diciamo, questi valori devono rimanere. E poi la fortuna di nascere col bilinguismo è una cosa che io invidio a tutti i bambini delle coppie che conosco, praticamente, perché avrei voluto nascere con la stessa caratteristica, insomma, la stessa situazione. Infatti sono loro, perché comunque sia il bilinguismo alla fine è questa mancanza di accento che è bellissimo. Quindi, diciamo, io certe volte lo vedo, sembra che parli con due persone differenti, no? Se chiudi gli occhi, perché cambia completamente l'impostazione della voce. E quindi, diciamo, vabbè, io ho studiato, ho frequentato e frequento chiaramente spagnoli e italiani, quindi, diciamo, faccio questo salto che forse rende anche un po' il cervello elastico. Poi anche ci inserisco l'inglese sul lavoro, e una delle mie figlie da piccola ha incominciato a studiare cinese, perché poi secondo me alla fine viene anche l'elasticità mentale, ti aiuta, e ci sono persone che sono più quindi lei parla madrelingua spagnolo, inglese, italiano, parla cinese, e adesso a scuola sta facendo anche francese. E questo sicuramente, diciamo, ti aiuta tantissimo nella vita, ma veramente veramente tanto. Infatti, diciamo, secondo me dovrebbe essere proprio obbligatorio poter parlare bene o lo spagnolo o l'inglese, perché poi adesso comunque, dipendendo da dove vai, comunque, ecco, gli Stati Uniti a breve supererà lo spagnolo o l'inglese, anche se loro non lo ammetteranno mai, però, diciamo, ufficialmente nelle statistiche è già successo. Addirittura l'inglese è la prima, lo Spanglish è la seconda e l'inglese è la terza lingua. È vero. È una misurazione del 2019, poco prima del Covid. Ma è per quello che io veramente, sembra strano, ma quelle 3 volte che sono stato negli Stati Uniti diventa molto più facile ordinare da mangiare nel mio spagnolo che magari nel mio inglese, a meno che non usi mia moglie come traduttore istantaneo, però il resto, perché ovviamente chi parla traduttori, cioè, nel senso, Catherine fa da inglese a inglese, sì. Ma okay, funziona anche al contrario, nel senso che quando siamo poi con gli irlandesi che parlano un inglese un po' stretto, adesso di meno, però soprattutto all'inizio lei traduceva in inglese quello che era stato detto dall'altra parte, perché ovviamente perfetto. Dall'inglese con l'accento all'inglese senza accento, questa è la traduzione in realtà. L'irlandese secondo me è il vero inglese, ci sono delle discussioni aperte tra mia moglie e alcuni dei nostri amici a proposito della Hibernian English e dell'Oxford English, ma dovremmo dedicare tutta un'altra puntata all'argomento. Intanto, visto che siamo arrivati più o meno a metà, come sempre, ovviamente vi ricordo il nostro canale YouTube, sul quale state seguendo questa intervista, ovviamente i podcast che trovate su Apple Podcast, Spotify, eccetera eccetera. I nostri social, cercate Una Vita da Lontano, trovate sia su trovatela, e soprattutto su Twitter, su Instagram, eccetera eccetera. E ovviamente, come ho detto prima, adesso siamo anche su Patreon, quindi potete anche andare a cercarci lì. Presto troverete anche il merchandising, che insomma, ecco, il merchandising, chi ci sta guardando in video, Raffaele sta coprendo il nostro meraviglioso cuscino con la scritta
subscribe, per iscrivervi al canale, perché sei sul lato sbagliato. Vabbè, questo è un dettaglio. Io però volevo fare sempre un piccolo passo indietro, perché hai, diciamo così, en passant, hai parlato del tuo lavoro che stai facendo ora, cioè non ce l'hai detto, però insomma stai lavorando, quindi questo è un buon segno, perché se non sbaglio tu hai cambiato a un certo punto non solo nazione, ma dopo un po' sei entrato anche in un altro settore, diciamo così, se ce ne vuoi brevemente parlare, perché l'argomento della puntata incombe, per metà non ne abbiamo proprio accennato. Sì, diciamo che allora io da romano conquistatore sono arrivato a Madrid pensando che un lavoro si trova, no? Dove sta il problema? E chiaramente diciamo non è così facile, perché la maggior parte delle persone che vengono in Spagna, diciamo, poi magari entriamo un po' più nel concreto, però diciamo vengono perché già hanno un lavoro, oppure perché comunque c'è qualcuno che bene o male li ha chiamati o gli ha detto guarda qua potresti, no? C'è questo effetto diciamo richiamo, e che poi diciamo nel tempo è anche cambiato. La maggior parte prima era ristorazione e camerieri, che un po' poi diciamo quello che è il lavoro tipico di quando vai all'estero. Sicuramente anche a Londra tu avrai incontrato tanti italiani camerieri, e poi c'è stata l'epoca dei parrucchieri, diciamo vari momenti in cui ci sono delle categorie, non so perché, vanno un po' per la maggiore. Io nel mio caso dico troverò qualcosa, ho tanti contatti e via di seguito, e abbastanza bella bastonata diciamo, e grazie diciamo a varie situazioni sono rimasto comunque a galla, e poi ho scoperto il franchising, che è un mondo secondo me estremamente interessante, perché alla fine il franchising che cos'è? È un modo di poter iniziare un'attività con un coach o con una guida che ti aiuta a non fare errori. Ovviamente questo lo paghi, come tutte le professioni si pagano, però ti permette di accelerare l'attività che hai scelto e fare meno errori possibili. Certo. Quindi diciamo sono entrato in questo mondo e ho preso un franchise, poi sono diventato franchisor, sono entrato nell'associazione spagnola dei franquiciadores e adesso aiuto persone che appunto vogliono aprire un'attività in franchising o società che vogliono crescere attraverso il modello appunto del franchising, che alla fine io dico sempre è un modello perfetto, perché o cresci creando delle filiali tue con tutti diciamo le componentistiche di trovare personale, trovare la sede, capire il territorio come funziona, perché qui ogni quartiere, addirittura si dice un marciapiede funziona più di un altro, immaginiamo una città, e quindi diciamo se tu hai un socio che è il franchisee, sicuramente lui farà di tutto affinché diciamo l'attività vada bene, e quindi diciamo apparentemente tu perdi un pochino di quello che potrebbe essere l'introito, perché ovviamente lo dividi anche con lui, ma in realtà puoi crescere molto più rapidamente, più velocemente e consolidarti, perché ovviamente hai dei partner. C'è un film, questo è quello che mi ha aiutato a inserirmi nel mondo del lavoro. C'è un film bellissimo che si chiama The Founder, che racconta la storia del signore che si è inventato McDonald's, praticamente è il franchising di McDonald's, che non è Ronald? Non è Ronald. No. Ah, ok, scusa. Con Michael Keaton, che è proprio l'esempio di come nasce il concetto di franchising. Quindi guardatelo, perché ha dei lati oscuri, perché ovviamente è una storia legata a McDonald's, ma è interessante il lato del franchising e di come si può fare un business così. Il franchising è stato diciamo l'inizio, che potrei quasi dire diciamo mi ha permesso di rilassarmi un po'. Poi in realtà adesso faccio anche altre cose, tra cui internazionalizzazione, aiuto imprenditori italiani ad aprire attività qua in Spagna. Ovviamente questo è un percorso
che ti avrà occupato per alcuni anni, ovviamente, nel andare avanti, cambiare, pensare, migliorare, imparare, eccetera eccetera. E la domanda in realtà è collegata solo parzialmente. A un certo punto tu ti sarai guardato intorno e avrai detto: ma adesso questa è la mia città, questa è casa mia, Madrid, la Spagna. Questo passaggio da Roma come casa a, che vabbè, sempre casa natale, casa di mamma, no? Però che casa è dove sei tu adesso, è della Spagna, è Madrid. C'è stato un momento in cui c'è stato un click e hai pensato: ah, questa sto tornando a casa, tornando a Madrid. Vi faccio fare una risata. Allora, diciamo che è servito molto, molto tempo, però diciamo forse il click definitivo è quando ho lasciato il mio barbiere a Roma e ho cominciato a tagliarmi i capelli qui a Madrid. Ci vuole anche del coraggio, poi, perché insomma in Spagna, diciamo, i barbieri non sono proprio quelli i più rinomati. Come dire, e poi certo uno si crea delle scuse, no? Per non staccarsi completamente, visto che la parte sanitaria alla fine la devi seguire sul posto, quindi diciamo dentista, medico, che non puoi più di tanto. E alla fine qual è l'unica cosa che puoi aspettare dei mesi quando uno poi ce n'ha? Quando ce n'ha, perché è un problema che io per esempio non ho. Infatti ti devo chiedere quando è successo per te in Irlanda, ma adesso mi è bruciato la domanda. Ho scoperto in Irlanda il barbiere turco, ovvero il fatto che ci sono un sacco di barbieri turchi per andarti a fare la barba, che è una roba, voglio dire, quasi una spa per sì, la faccia. In realtà, per quanto poco io vada dal barbiere, praticamente il barbiere da cui sono andato più volte negli ultimi 10 anni è a Cork e non è qui in Italia. quindi alla fine Cork è bellissima città, io l'adoro, sì, un clima particolarissimo. Piove un po' troppo spesso, ma anche qui questa dedicheremo un'altra puntata. Invece andiamo insomma in direzione dell'argomento principale della puntata, che è il Comites 2 la vendetta, ovvero abbiamo detto quindi che sei identificato, insomma sei ormai spagnolo praticamente, quasi sempre con quest'anima italiana, però a un certo punto hai deciso di fare qualcosa anche per i cittadini italiani con l'ambasciata, con il consolato. Abbiamo parlato in questo podcast 1 milione di volte dei problemi che tutti i nostri connazionali hanno con le ambasciate, con le interminabili telefonate. Ce ne sono? Ecco, le interminabili telefonate con personale col consueto accento romano, mettiamola così, che però spesso non sono in grado di aiutarti, o che ti fanno aspettare, o che ti fanno viaggiare fino al consolato per ore, chilometri e chilometri, e non riuscire a risolvere quella cosa che è fare il certificato, avere la copia del passaporto, eccetera eccetera. Quindi a un certo punto tu ti sei detto, insomma, diamo una mano ai nostri concittadini, no? Ma diciamo, allora, chiaramente più tempo, secondo me, più tempo stai in un posto e più cerchi di aiutare gli altri. E questo con le reti sociali chiaramente è tutto più facile, no? Quindi ti vedono che stai lì, sei attivo in un certo modo, ti scrivono, ti chiedono. Quindi diciamo, io ho avuto la fortuna poi in questi anni di conoscere delle persone sia italiane che spagnole, che per me sono un po', io dico, dei fari, dei riferimenti. E uno di questi è Pietro Mariani, che è l'attuale presidente del Comites di Madrid. Io sono il vicepresidente, e che mi ha insegnato tante cose, mi ha fatto capire tante cose dell'emigrazione, perché comunque sia, allora il Comites, che è, perché prima si era un po' toccato questo punto, no? Sì. Il Comites è un'istituzione regolata appunto dalla legge italiana, che deve essere il ponte tra gli italiani all'estero iscritti all'AIRE, poi se volete facciamo una puntata sull'AIRE, e le istituzioni italiane. Quindi diciamo tutto quello che è il mondo che gira intorno a queste due realtà, il Comites cerca di portare del suo. Più nello specifico, poi se volete entriamo, però diciamo
quelli che sono appunto gli aspetti amministrativi del rapporto, gli aspetti di cultura, gli aspetti della nuova immigrazione, diciamo, tutti questi aspetti, diciamo, fanno parte di quello che è l'attività del Comites. Chi sta nel Comites? Volontari. Questo è il punto bello. Quindi diciamo, la legge crea questa opportunità che è gestita da volontari, con tutto quello che comporta essere volontari, quindi diciamo con le discussioni anche a casa, poi diciamo ogni 5 anni come norma si indice le elezioni del nuovo Comites a livello mondiale, ci sono più di 100 Comites in tutto il mondo, e praticamente si presentano delle liste elettorali. Dipendendo da quante persone sono residenti in quella circoscrizione, quindi iscritti all'AIRE, nel mio caso circoscrizione di Madrid, qua in Spagna abbiamo circoscrizione di Madrid, circoscrizione di Barcellona e da quest'anno le Isole Canarie, che è stato un grosso trionfo, possiamo dire, che siamo riusciti tra tutti quanti, tra tutti i vari attori che fanno parte di questa rete, fare aprire un Comites alle Canarie. Questo significa che tutti gli utenti delle Canarie, quindi gli italiani residenti alle Canarie, non devono più rivolgersi a Madrid, ma si rivolgono ad Arona nello specifico per poter risolvere le loro necessità. Quindi è stato un grande vantaggio per loro e un alleggerimento per la cancelleria consolare di Madrid. Quindi diciamo, tu presenti una lista, nel caso nostro sono 12 consiglieri, perché siamo in un numero che la legge prevede 12, se fossimo di più sarebbero 18, 12 consiglieri, si presentano delle liste, devi portare dei sottoscrittori che ti aiutano a portare questa lista. Quest'anno nello specifico, perché col coronavirus poi c'è stato tutto un grandissimo cambiamento, sono 100 e noi abbiamo portato 172, nel caso sono stati portati di più. E quindi diciamo fai questo primo passaggio, quindi diciamo il lavoro è stato di preparare un gruppo di 12 persone, che non è facile, perché praticamente tu devi trovare 12 persone che come te vogliono aiutare gli italiani all'estero, vogliono dedicare del loro tempo, vogliono discutere a casa, vogliono rimettere e vogliono prendersi tanti improperi, perché purtroppo poi i luoghi comuni, come sappiamo, sono facili. E quindi diciamo tu stai nel Comites perché ti viene bene, fai questo, fai quell'altro, guadagni, ok. Diciamo poi spadiamo questi. È previsto un rimborso, adesso te lo chiedo io così non te lo chiede più nessuno. È previsto un rimborso per i consiglieri che sono fuori dalla circoscrizione e con il mezzo di trasporto più economico e un gettone. Nel caso diciamo concreto nostro della Spagna sono 85 euro e venire da Malaga il treno andata e ritorno costa 140 euro, quindi diciamo non è molto facile poi insomma non ci si guadagna, mettiamola così. No, stavo pensando alla soluzione in cui ci si poteva rientrare, visto che vivevo vicino Malaga, in bicicletta a Madrid con 85 euro e stavo iniziando a avere mancanza d'ossigeno. Ecco, se uno è reduce dalla Vuelta può andare in bicicletta e allora risparmia qualcosa. Col Cammino di Santiago, ecco. Sbagli strada, passi per Malaga, vai a Madrid senza andare a Santiago e forse lo spendi 85 euro, perché pure dove andare a dormire su quel cammino. Diciamo che, come dire, perché poi diciamo la legge è lenta, però comunque arriva. Adesso piano piano si può rimborsare il biglietto del treno, devi documentare le spese, insomma qualche cosa rimedi, però diciamo, come dire, non è che c'è uno stipendio, è tutto quello che spendi e qualcosa diciamo lo è. Poi che succede? Che chiaramente poi non so voi, diciamo, la maggior parte delle persone è abbastanza pigra, quindi diciamo il biglietto della metropolitana poi se lo perde, il caffè se lo perde, quindi diciamo alla fine rimborsi quello che sono le grosse spese. Certo. Quindi per tornare alla parte interessante è che io ho creato un gruppo di lavoro di 15 persone, 7 donne e 8 uomini, che appunto sono su Madrid, su Malaga. Diciamo abbiamo cercato di coprire la nostra circoscrizione,
Infatti nella prima telefonata che gli ho fatto gli ho detto hai voglia di dedicare il tuo tempo, perdere soldi, litigare con la famiglia, bla bla bla, per aiutare gli italiani all'estero? Perché, come dire, mettendo le mani avanti, diciamo, uno cerca di come dire, il domani non ti dicono ma non me l'avevi detto. Ed ho trovato le persone un'asticella abbastanza alta, se la vuoi saltare bene, se no passi sotto e amici come prima. Però questo tipo di, chiamiamolo corpo intermedio, perché è una vera e propria rappresentanza degli italiani all'estero, perché è comunque un elettivo, prima di tutto, e secondo però diciamo così, istituzionalmente fa quello che spesso e volentieri tantissimi fanno personalmente, di aiutarsi fra di loro, di aiutare i nuovi venuti, chi si trova in difficoltà e lo trovi sperduto in un paese straniero che non sa dove sbattere la testa. È una cosa che normalmente si fa, di darci una mano. Questo è un modo per, diciamo così, metterlo all'interno di un'organizzazione, di dargli una continuità e soprattutto di inserirlo in quelli che sono gli enti che l'Italia ha all'estero, che si occupano non solo dei propri cittadini che hanno deciso di vivere all'estero, ma che si occupa anche di diplomazia, di rapporti fra paesi. Quindi è diciamo così, è un tipo di organizzazione che è utile anche per le questioni quotidiane, perché appunto poi voi siete raggiungibili, immagino, da tutti i nostri cittadini che sanno che c'è il Comites e come contattarlo, che non è una cosa secondaria anche. Sì, diciamo che allora per completare un pochino questa prima parte, allora noi abbiamo delle limitazioni, diciamo, e dei paletti nei quali ci possiamo muovere, perché comunque il nostro unico interlocutore è sempre l'ambasciata. Cioè noi non possiamo parlare con l'ente locale, dobbiamo sempre parlare attraverso dell'ambasciata. E quindi, diciamo, noi abbiamo, nel caso di Madrid, la cancelleria consolare, che è quella che segue le parti amministrative, e poi la parte, diciamo, politica, appunto, sono le ambasciate che la svolgono. Allora, c'è da dire che purtroppo, con tutti i tagli che sempre più si stanno facendo, a Madrid ci sono le stesse persone che lavorano di tanti anni fa, quando l'immigrazione era molto inferiore. Quindi c'è una crisi, proprio una deficienza di personale. In più, diciamo, anche ultimamente anche la stessa struttura ha grossi problemi, e il peso delle richieste è sempre maggiore. Quindi, diciamo, questo crea una criticità enorme. Poi il coronavirus chiaramente ha accentuato addirittura queste criticità. Quindi il primo punto proprio su cui noi stiamo lavorando è che la cancelleria consolare ritorni ad essere consolato. Perché? Perché praticamente la cancelleria consolare dipende 100% dall'ambasciata, mentre il consolato ha una sua autonomia, sia economica che di personale. Quindi, diciamo, certi meccanismi interni sono più agili e più veloci. Quindi, diciamo, certe decisioni, anche come proprio la gestione della giornata, degli uomini, delle ore di lavoro, è aiutata molto. Quindi, diciamo, se adesso per fare un passaporto servono 6-7 mesi, questo tempo deve assolutamente essere ridotto, ritornare a quello che dovrebbe essere anche per legge, perché ovviamente un cittadino non può aspettare questi tempi così faraonici. Vabbè, ci sono anche nella battaglia che noi stiamo portando avanti anche il fatto di poter regolamentare alcuni iter interni, perché io presento tutta la documentazione, però non so la lavorazione a che punto sta, e quella è la cosa più drammatica, perché tu non sai che sta succedendo, sei lì che aspetti sì. E non sai se il plico è arrivato, se se lo sono perso.
se c'è un problema nel comune in Italia, non sai niente. Diciamo, da un lato, ed è il punto proprio numero 1 della lista Italiani Democratici che io rappresento, di migliorare i servizi consolari, quindi cancelleria consolare deve diventare consolato, e i servizi che il consolato presto sarà, speriamo, devono essere più efficienti e in qualche modo tracciati. Che diciamo, poi noi siamo la goccia cinese, cioè una grande forza che noi abbiamo è che siamo la goccia cinese che anche attraverso l'ambasciata pungoliamo il ministero affinché si renda conto della difficoltà, perché comunque un conto stare a Roma, un conto stare all'estero. Quindi insomma fare un po' di lobbying, come si dice in questi termini. Quindi... Sì, nei limiti della nostra possibilità, e facciamo questo perché poi, ripeto, essendo volontari, e ovviamente ognuno di noi ha una sua attività che lo mantiene, e quindi nel caso anche di Madrid organizzare riunioni è abbastanza complesso. È vero che ultimamente si stanno facendo solo telematiche per il motivo che sappiamo, però come sappiamo anche lì la riunione presenziale, diciamo, la vivacità di una riunione presenziale aiuta sempre di più a risolvere determinate situazioni, quindi speriamo che presto torniamo, diciamo, a riunioni presenziali. Poi diciamo, noi abbiamo fatto un programma di 6 punti che sono proprio la base per cercare di portare avanti un programma che, tra l'altro, nel mio caso io ho la grande fortuna, diciamo, che ho 6 anni alle spalle, e quindi diciamo tante cose le ho capite, tante cose che pensavo che si potevano fare e non si possono fare ugualmente le ho capite, e addirittura per arrivare, perché il 3 dicembre ci saranno le elezioni, quindi il 4 lo scrutinio, diciamo, per arrivare preparati e già essere operativi da subito, da quando ci sarà la prima riunione, noi addirittura abbiamo preparato già delle commissioni di lavoro, quindi noi siamo 15 persone, sì, perché è meglio abbondare che difficile, 15 persone che si sono messe a disposizione degli italiani all'estero, poi vedremo quanti di noi saranno eletti, però in ogni caso noi abbiamo fatto un patto che tutti e 15 lavoreremo in queste commissioni per portare il nostro diciamo, pensiero, lavoro, intuizione, necessità, in modo che portiamo avanti da subito già un lavoro. Non è che ci sediamo là, che facciamo oggi, no, le problematiche le conosciamo e in qualche modo sappiamo anche un po' come poterle affrontare. Una domanda al volo, visto appunto che di Comites, come tra l'altro indicava anche il video che Raffaele ha mostrato prima, ce sono, credo, di rappresentanze in più di 100 paesi nel mondo, no? Sì. E avete un organo, una sessione, un'assemblea, un qualcosa che vi coordini di tanto in tanto tra di voi, in modo tale ci sia anche uno scambio di idee, perché posso immaginare che magari l'esperienza tua sia diversa da uno che è in Belgio piuttosto che uno che è in Lapponia, per fare 2 esempi tirati a caso. Diciamo, innanzitutto esiste l'Intercomites che è nella nazione. Diciamo, normalmente 2 volte all'anno, in realtà poi c'è un colloquio molto più frequente, però 2 volte all'anno si incontrano i presidenti dei vari comites in un punto. Ok. Poi esiste il CGE, che è il Comitato Generale degli Italiani all'Estero, che sono dei membri che vengono diciamo eletti in base alla quantità di iscritti AIRE che ci sono nei vari paesi. Noi attualmente abbiamo un rappresentante CGE per la Spagna. A questo prossimo giro non si capisce se rimarrà, saranno 2, se saremo accorpati ad altre nazioni. Poi diciamo, questa persona è il nostro referente a Roma, dove si fanno le riunioni nel Ministero, e dove ci sono rappresentanti appunto che accorpano i vari comites, quindi passiamo a un livello superiore, sì, il livello diciamo che parla poi con la politica. Poi purtroppo diciamo anche il CGE ha grossissime limitazioni, però diciamo è l'organo che a noi aiuta e spinge forte per fare arrivare diciamo i vari malumori e le varie necessità che ci sono. Per esempio in queste elezioni attuali il CGE ha sollevato tantissime problematiche
dal fatto, per esempio, una che per noi è preoccupante è l'ineleggibilità di alcuni membri, ovvero, Certo. per esempio, presidenti di associazioni che hanno preso denari pubblici non si possono candidare al Comites. Certo. E che cosa succede? Che siamo noi che dobbiamo fare da filtro. polizia. Nella prima riunione dobbiamo sollevare questa incongruenza, quando invece dovrebbe essere la legge che nei requisiti di chi si candida già dovrebbe dire questa cosa. Quindi diciamo, questa è una problematica gigantesca, perché diciamo noi su Madrid è una realtà, ma se vai in America Latina, dove magari diciamo la realtà è un po' differente, tutti quanti sono d'accordo e ci troviamo magari con delle realtà che vanno avanti da anni e anni e anni, quando la legge dice 2 mandati. Quindi diciamo, e il CGIE ha lottato molto per questo e per altre cose, anche la soglia minima, la modalità per prendere i sottoscrittori, perché poi purtroppo la legge è mondiale, quindi la realtà australiana, faccio un esempio, dove tu per andare fisicamente a depositare la tua firma magari devi prendere un anno di ferie. Non c'ha logica con un'altra realtà. Quindi siamo lì quando dico che certe volte c'è proprio uno scollamento tra Roma e il mondo, purtroppo. Capita, ok. Posso fare una domanda invece, scusami, velocissima, vai. e che insomma, come dire, inerisce un po' il mio passato. Scusa l'ignoranza, ma il Comites quindi di Madrid include anche in realtà Gibilterra, che però è un'altra nazione? No. Gibilterra c'avrà il suo? No. C'è una rappresentanza non credo, consolare. è molto Gibilterra, piccolo. No. C'ha un console onorario. Sì, però è differente. È molto differente. Sì. Per votare. Noi siamo una istituzione di cittadini italiani. Sì. E poi diciamo c'è l'ambasciata e l'ambasciatore che chiaramente ha, nel caso della Spagna, ovviamente anche il Principato di Andorra, diciamo, hanno una competenza territoriale. I consoli, anche là i consoli ci sono varie qualifiche, anche loro comunque sono dei volontari, perché pure questa cosa, i consoli spesso si pensa al console, chissà, no, i consoli normalmente hanno un rimborso per alcune spese che sostengono, ma anche loro lo fanno completamente a titolo di volontariato. Quindi diciamo l'Italia, come un po' tutti i paesi ovviamente, sono stati molto bravi a creare delle reti di italiani volenterosi che si adoperano ciascuno in sua misura affinché il sistema paese vada sempre meglio. Poi certo, se riusciremo a fare questa benedetta Europa, tante cose diciamo le riusciamo a risolvere anche in altro modo. Quindi magari ci potremmo più concentrare sulla scuola italiana, sulla cultura, sul diffondere che significa essere italiani, la lingua. Noi per esempio qua abbiamo tantissimi italiani che non parlano italiano, perché provengono da Venezuela, Argentina, Colombia. Infatti tutti i nostri programmi sono bilingue, perché comunque queste persone sono italiani e noi li vogliamo aiutare a integrarsi nella comunità italiana e non rimanere nella comunità italo-venezuelana, italo-argentina. Questo è molto molto importante, questo accorpamento che noi stiamo cercando di portare avanti. Come esempio il discorso dei pensionati. Anche il pensionato ha tutta una sua realtà. Ci sono tante micro realtà che convivono tra di loro, ovviamente, e però ognuno ha una necessità ben specifica. È per questo che, ripeto, noi abbiamo fatto le commissioni, perché poi alla fine ciascuno di noi si può dedicare a qualche cosa. Poi il tuttologo io l'ho sempre odiato, no? Ognuno che pensa un po' a qualcosa. Quindi è uno che è bravo a sbagliare in tutto. Quindi avremo sicuramente bisogno anche di Comites 3, la terza puntata, per fare gli approfondimenti più approfonditi di tante di quelle cose che possono fare i Comites, di cosa magari hanno fatto nel passato, di cosa stanno facendo magari dopo le elezioni. Quindi poi ci risentiamo per avere degli aggiornamenti. La nostra puntata sontuosamente è arrivata alla conclusione di un argomento assolutamente super interessante, non solo la tua storia, ma completamente il Comites. Dico a Raffaele e Piero che dovremmo anche fare una puntata per capire
Gibilterra dove sta? Chi Dov'è? è Com'è responsabile posizionata? degli Il italiani titolo a Gibilterra? Per me il titolo della puntata sarà Gibilterra non esiste. Ecco, se resiste solo è come il Molise. È un po' Invece, come Gibilterra, Molise d'Europa, ecco. Praticamente poi cercheremo di intervistare una delle scimmie della Rocca, magari lei ci dice qualcosa di più e ne sa, quindi io Anche di più serio di quello che dico io. comincio sì, prima dei saluti, sì. Emiliano, allora, per votare andate sul sito della vostra ambasciata, quindi lì trovate tutte le istruzioni, quindi cercate, che ne so, Dublino, ambasciata italiana, e vi trovate su quel sito. Ma la cosa più importante è che però dovete andare da un'altra parte, su un altro portale, che è il portale dei servizi consolari, che vi ho fatto sì. vedere prima, ma che risponde all'indirizzo Quanto di è bravo. serviziconsolari.esteri.it, nel quale dovete effettuare la registrazione, per cui Dovevate. ecco, dovevate fino a quando, non so, c'era una 3 data limite. novembre. Ok, quindi io l'ho già fatta. Quindi al prossimo giro, per le prossime elezioni, ricordate che non è semplice. In appena 5 anni dovete ricordarvelo. Ecco, quindi fatelo per il futuro, mettiamola così. Però insomma quella era la trafila, e come quella, ne dedicheremo un'altra puntata alle complicazioni. Sì. Se mi date ancora 2 minuti voglio dire questo perché era importante. Sì. Perché è un altro tema che il CGIE si è battuto molto, si chiama opzione inversa, ossia io ho il diritto di votare, però devo chiedere di votare, Sì. che è abbastanza particolare come cosa. Vero. Quindi diciamo, io mi devo iscrivere al censo elettorale per dire che voglio ricevere il plico elettorale. Sì, un po' complicato, un po' l'americana, insomma, un po' le elezioni presidenziali. Adesso, in pochi giorni, le varie cancellerie consolati invieranno i plichi a casa di tutti coloro che hanno fatto richiesta. Arriverà un plico da leggere con attenzione, perché è spiegato tutto benissimo, però purtroppo la fretta, le cose, io so tutto, invece sono 3 passaggi semplici, si vota con penna blu o penna nera, non matita o penna rossa, si fa la croce sul simbolo che uno vuole e si possono dare fino a 4 preferenze. Quindi nel caso di Madrid faccio un piccolo spot, se me lo permettete, croce su Italiani Democratici Madrid e poi 4 crocette su uno dei 12 numeri che vedrete nella scheda. Perché votare Italiani Democratici? Ci sono anche altre 2 liste. Io lo dico solo perché il mio gruppo di lavoro vuole portare avanti un progetto di lavoro e pensa a risolvere il problema fondamentale che è la cancelleria consolare, la scuola italiana, l'immigrazione, la cultura, tutti temi molto molto importanti. E abbiamo fatto questo patto che tutti e 15 comunque lavoreremo. Questo è molto importante. Il Comites funziona solo e esclusivamente se dopo, è come il cerino, no? Dopo la sfiammata iniziale siamo diventati come insidieri Comites, quindi ci mettiamo la spilletta, poi dopo si fanno le riunioni, faremo questo, no, questa fiamma deve essere costantemente accesa. Essendo una squadra non tutti potremo sempre dare il 100%, perché poi la vita ovviamente è quella che è, però diciamo, essendo una squadra compatta, ognuno sempre, io ho detto siamo 15 motori, quindi sempre alcuni motori devono funzionare. Certo. E la nostra differenza rispetto ad altre liste, quello mi permetto di dire, che noi abbiamo fatto questo patto sull'esperienza di il mio predecessore e la mia, che tutti e 15 devono lavorare, se no il Comites non funziona. Allora, ultima domanda prima di chiudere, scusami, per sapere se sei romano per davvero. Qual è la cosa più bella di Madrid? Allora, un amico mio diceva che la cosa più bella di Milano è il treno per Roma. Appunto, esatto, era questo, perfetto. Allora, per par condicio, diciamo anche le altre 2 liste, una si chiama lista civica tricolore e l'altra si chiama azzurra, mentre la tua, esatto, lo diciamo, si chiama Italiani e Democratici Madrid. Okay.
Poi non potrei andare lungo su tutte le altre liste di tutti gli altri Comites, ma vi risparmio. Diciamo così, abbiamo scoperto tardi rispetto a questa tornata elettorale la sua esistenza, eccetera, e avremmo dedicato più puntate, ma lì 100 puntate su 100 Comites con tutte le liste e tutte le persone è un po' poco fattibile, diciamo così. Però state facendo un lavoro egregio, ragazzi, Io veramente vi devo ringraziare a nome di tutti quanti, perché io ho visto la puntata precedente e l'ho trovata estremamente interessante, perché la difficoltà più grande che abbiamo, e secondo me se potessimo poi continuare questa relazione, è far sapere agli italiani che esiste il Comites e che cos'è il Comites. Quindi diciamo deve essere una cosa costante, come voi sapete, per vendere tanti cuscini serve essere molto presenti, e noi abbiamo lo stesso scopo, far capire che cos'è il Comites. Quindi grazie veramente di questo tempo che ci state dedicando. Primo ordine del giorno della prossima riunione del Comites di Madrid, di iscriversi ad Una Vita da Lontano. Quindi questo è fondamentale. Questo è fondamentale, che altrimenti insomma, Emiliano. E voi vi iscrivete al nostro Facebook, italianidemocratici.madrid. Okay. Allora Andrea, grazie, noi ti ringraziamo di essere stato con noi. Io sono il primo a fare i saluti come sempre. Grazie dell'ascolto, se ci avete ascoltato nel podcast, della visione se ci avete guardato su YouTube. Ci vediamo la prossima puntata, quindi ciao a tutti, ciao Andrea, grazie. Come ha detto Emiliano, la prossima puntata il giovedì 18 di novembre. Ringrazio anch'io Andrea, e lo ringrazio 2 volte per il fatto che ci è venuto a raccontare la sua esperienza e quello che è il suo progetto per il Comites, così come per il fatto di essere uno dei nostri ascoltatori. Come ci ha spiegato prima, ragazzi, se ci ascoltate, volete raccontarvi un po' di voi e di quel che vivete intorno e di quel che trovate intorno a voi vivendo lontano dall'Italia, questa è anche casa vostra. Grazie mille e buona serata a tutti. unavitadalontano.com, Una Vita da Lontano su YouTube, sui podcast e sui social, Una Vita da Lontano su Patreon, e soprattutto cliccate, iscrivetevi, commentate, insomma condividete i nostri video e i nostri podcast. Questa era un'altra puntata di Una Vita da Lontano live ed in podcast, e noi ci sentiamo tra 7 giorni più o meno. Ciao.